Oggi torniamo a parlare di UFO nella storia ed in particolar modo di oggetti volanti non identificati in fotografie ufficiali rilasciate da un organismo d'archivio del governo degli Stati Uniti. Nella fattispecie oggi ci apprestiamo a mostrare alcune fotografie di un disco volante vero e proprio sul vero senso della parola e del termine, così come un tempo se ne vedevano sempre più spesso. Si tratta di foto di ottima qualità, seppur datate praticamente 60 anni fa, e si tratta di foto a colori di altissimo e pregiato livello rilasciate ufficialmente dall'Archivio Nazionale, il NARA. Cos'è il NARA? Il NARA è quell'archivio praticamente dove è possibile andare a visionare tutto ciò che è contenuto ed è accessibile all'interno della documentazione storica dell'USAF, cioè dell'US Air Force, l'aeronautica militare statunitense. In questo sito, come potete vedere, ci sono molte cose cliccabili che vi daranno accesso a tantissime altre informazioni, eccetera. A me interessano solo alcune di queste, cioè queste che vediamo qui e queste due che vediamo qui. Questo video del canale UFO News GL, dove ho mostrato parecchie decine di fotografie rilasciate proprio dal NARA, dall'Archivio Nazionale delle Forze Aeree Militari Statunitensi, e questo ovviamente è l'edificio centrale, eccetera, dove era possibile visionare tutta una serie di fotografie, come per esempio faccio vedere una carrellata veloce, alcune di queste dove si vedono missioni spaziali, oggetti nello spazio, in cielo, diagrammi, foto d'archivio, foto marine, tracciati radar, illustrazioni dei tracciati radar, dischi volanti e quant'altro. Inutile fare una carrellata completa. Potete vedere questo video ancora sul canale insieme ad un altro video altrettanto interessante, dove è possibile andare a vedere anche dei video, seppur questi non siano rilasciati, diciamo, dall'Archivio Nazionale statunitense, ma sono comunque altrettanto interessanti perché video di archivio e assolutamente realistici. Detto questo, adesso andiamo a noi. Infatti quello che mi interessa discutere oggi non è tanto diciamo quello che è stato, anche se vi devo fare vedere un'ultima cosa altrettanto importante, che è questa pagina, dove potete vedere tranquillamente che c'è un elenco lunghissimo di studi scientifici ufologici, ovvero di foto del NARA che sono state pubblicate recentemente, che riguardano degli avvistamenti UFO studiati dall'aviazione militare statunitense tra il 1954 e il 1980. Si tratta infatti proprio di quelle fotografie di cui vi stavo parlando poco fa e che ho forse unico in Italia pubblicato sul proprio canale YouTube, in qualità di divulgazione e di documentazione seria, professionale, ufficiale d'archivio degli Stati Uniti, che non ha avuto alcuna risonanza. Sinceramente mi aspettavo che questo video fosse di interesse di tutti. L'unica cosa che ho potuto invece riscontrare è che ci sono state diverse persone che sono venute a polemizzare perché volevano sapere la fonte. Quindi, giusto per correttezza, io l'altra volta la fonte l'avevo data, avevo detto 1 milione di volte che la fonte era il NARA, e bastava andare a cercare nel sito del NARA quello che state vedendo in questo video. Adesso andiamo al dunque, vi faccio vedere quelle che sono le foto che, grazie a un utente del canale, sono riuscito a
recuperare, perché vi dico in tutta sincerità che avendole davanti agli occhi mi erano comunque sfuggite, forse perché cercavo qualcosa di più numeroso, diciamo, come oggetti. In questo caso invece abbiamo soltanto alcuni scatti fatti dello stesso oggetto lo stesso giorno in una, potremmo dire, sequenza fotografica eccezionale a colori di un disco volante, questo che vediamo nella foto del 4 giugno 1964. La stessa cosa la vediamo anche nelle successive fotografie, come per esempio questa qua, anche più ravvicinata e più nitida. Anche qui abbiamo la stessa data, si tratta di documenti che ormai hanno un accesso che non è più ristretto, quindi sono di dominio pubblico, appartengono ad un gruppo di fotografie che vanno dal 1960 al 1991, quindi abbastanza corposo. Ma andiamo a vedere una per una anche le altre fotografie. Qui si vede più lontano, il disco volante è un po' più sgranato, ma altrettanto interessante. Qui sembra il classico disco volante sullo stile di diciamo forse un po' successivo rispetto a Neyer, Adamski, eccetera eccetera. Questa è forse una delle più belle, per quanto mossa proprio per questo, perché ci dà un senso di non staticità dell'avvenimento. Questa è forse la più nitida e la più interessante dal punto di vista dell'oggetto. Questa invece è probabilmente la più interessante dal punto di vista dei riferimenti, che ci mostra un veicolo che è stato velocemente abbandonato dall'occupante, che sta scattando la fotografia, e tra le fotografie che sta scattando all'oggetto ha avuto la prontezza di riflesso di andarsi a piazzare in una posizione da cui poteva fotografare sia il suo veicolo che il disco volante. Non escludo che ci siano altre fotografie non ancora pubblicate su questo evento, che ritengo essere un evento ufologico importante, soprattutto per quanto concerne la questione legata al Nara e quindi di conseguenza alla divulgazione di materiale fotografico, eccetera. Questo è uno degli scritti che possiamo trovare allegati. Come vedete fa riferimento al Project Blue Book tra il 1954 e il 66, quindi queste fotografie fanno parte dell'archivio non precedentemente divulgato del Blue Book. Si fa riferimento quindi alla fondazione del Project Science e successivamente del Project Blue Book, dove ci sono le date, come possiamo vedere, del periodo in cui effettivamente hanno funzionato questi progetti, i dipartimenti dove risiedevano, il quartier generale, il dipartimento dell'Air Material Command, dell'Home Intelligence, eccetera eccetera. Inoltre ci viene dato un elenco, si parla anche di Project Grudge, eccetera eccetera, e dei luoghi degli avvistamenti UFO. Ne abbiamo una marea, non tutti negli Stati Uniti, alcuni si trovano in altri paesi. Vedete, questi sono tutti riferimenti a luoghi precisi. Ce ne sono alcuni addirittura, se non ricordo male, in Cina, sì, ce ne sono anche in Cina, eccetera. Questa è un'altra cosa importante, e come potete vedere
ritornando naturalmente alla pagina principale del NARA, ci sono tantissime altre cose che vedremo magari in futuro. Ovviamente siamo qui però per servizio fotografico, tra parentesi, quindi abbiamo visto il materiale che ci interessava. Vi ricordo di andare a vedere l'altro video di fotografie del NARA e il video, se ve lo siete perso, con gli avvistamenti UFO in footage, perché si tratta di documenti veramente interessanti, importanti, preziosi, da non perdere, e che in questo momento storico sono prove eclatanti dell'esistenza di un fenomeno non associabile agli esseri umani, ma straordinario e associabile a qualcun altro. Occhi aperti, come sempre vi dico, occhi all'insù, nella speranza di vedere qualche avvistamento UFO, e naturalmente anche occhi allo schermo e alla tastiera, alla ricerca di qualcosa di interessante che ci confermi ulteriormente il fenomeno UFO e tutti gli altri fenomeni paranormali e misterici. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima.